Buongiorno a tutti, mi chiamo Monica Ferraris, lavoro al Politecnico di Torino e mi è stato richiesto di raccontare la storia di questa ricerca e di questo brevetto che ha portato alla realizzazione di un rivestimento in grado di ridurre e anche annullare la presenza di coronavirus su alcuni rivestimenti. Devo dire innanzitutto che questa ricerca è cominciata moltissimi anni fa, credo che sia intorno ai 18, per un progetto europeo che aveva come obiettivi di fare tutt'altra cosa, cioè non c'entrava assolutamente niente con questo tipo di attività. Come spesso accade, i risultati non sono stati proprio soddisfacenti. Ci avevano chiesto di mettere delle nanoparticelle metalliche all'interno di un rivestimento vetroso a base di silice per applicazioni nel settore della fotonica. Poiché, come dicevo, i risultati non sono venuti in maniera soddisfacente, e poiché nel nostro gruppo ci occupiamo di materiali per molte applicazioni, tra le quali quelle biomediche, all'interno di questo sottogruppo si era aperta recentemente un'attività che riguardava l'argento antibatterico. È venuto in mente durante una delle nostre riunioni di gruppo, ma perché non proviamo a vedere se questo rivestimento è antibatterico? Abbiamo fatto i test, risultava essere veramente parecchio antibatterico, quindi le applicazioni per le quali era nato non sono continuate. Abbiamo invece continuato con diversi progetti di ricerca, prima di tutto uno regionale, poi uno europeo e poi diversi altri, anche industriali, per applicare questo rivestimento che è appunto un film sottilissimo a base di silice, che è un vetro, con all'interno delle nanoparticelle d'argento. Abbiamo continuato le attività per appunto applicarlo su vari substrati con funzionalità antibatteriche. E di questo vi racconterà tutto fra poco l'ingegner Perero che c'è qui vicino a noi. Dopo parecchi anni di attività abbiamo caratterizzato questo rivestimento in tutti i modi possibili a noi disponibili e diciamo che 2 o 3 anni fa, vero Cristina? L'ingegner Balagna vi dirà poi tutti i dettagli fra pochissimo, abbiamo detto, boh, sarà mica anche antivirale, antifungino, e mi ha scoperto che questo rivestimento appunto era efficace non solo con parecchi batteri, ma anche con parecchi funghi e anche contro alcuni virus. In particolare, 2 o 3 anni fa abbiamo visto che era in grado di ucciderne 2 sui 3 che avevamo testato. Per finire, dopo che è successo quello che è successo con il coronavirus, abbiamo detto, vabbè, adesso vediamo se funziona anche contro il coronavirus. È stato difficile riuscire a farsi fare i test in questo periodo perché, come potete immaginare, i medici erano impegnati in tutt'altro. Quando finalmente ci hanno dato i risultati, abbiamo notato con piacere che era anche contro il coronavirus. Scusa, quindi questa brevemente è la storia di questa ricerca, però adesso io passerei la parola a Sergio che vi dà i dettagli su come si depone e poi a Cristina per tutto il resto e le conclusioni. Dunque, il rivestimento dovete immaginarlo, è un materiale composito, come ha detto Monica, a base di silice, quindi a base di un vetro contenente delle nanoparticelle di argento. Potete immaginarlo come una sorta di torrone o di panettone, se vogliamo, in cui il pane del panettone è la matrice di silice, quindi un vetro particolarmente resistente all'usura, particolarmente resistente alle temperature, agli attacchi chimici, e l'uvette, se vogliamo, sono le nanoparticelle di argento. Il tutto però ovviamente viene realizzato a livello nanometrico perché gli spessori di questo rivestimento vanno da poche decine di nanometri fino al massimo a qualche centinaio di nanometri, quindi parliamo di dimensioni milionesimi di millimetro. Questo rivestimento viene depositato mediante la tecnica dello sputtering, che è una tecnica di atomizzazione dei materiali, per cui si parte da un materiale cosiddetto bulk, cioè un materiale massivo, un pezzo grossolano di silice e argento. Da questi target, da questi materiali massivi, vengono estratti degli atomi mediante diciamo, il bombardamento di ioni generati da un plasma, e questi atomi estratti vanno a depositarsi un po' come una nevicata, immaginatela come una nevicata, ovviamente controllata, su strato da ricoprire, formando questo rivestimento composito.
Perché utilizziamo questa tecnica e non altre tecniche? Perché questa tecnica è una tecnica ben nota a livello industriale, viene utilizzata, diciamo, ha avuto il suo incipit nell'ambito del settore della microelettronica, ma ormai è utilizzata in diversi ambiti. Pensate ad esempio ai rivestimenti che avete sui rubinetti piuttosto che sulle punte del trapano che potete comprare nei vari supermercati. Quegli oggetti lì hanno sopra dei rivestimenti, dei coating per applicazioni ovviamente di natura differente, ma che sono realizzati con tecniche similari a quella che abbiamo scelto. Quindi abbiamo deciso di utilizzare una tecnica che fosse facilmente scalabile a livello industriale anche per creare il nostro rivestimento. Diciamo, il gioco della nostra ricerca è stato poi ottimizzare questa tecnica e ottimizzare le ricette di deposizione, quindi ottimizzare tutti i parametri che vanno a giocare sul processo per ottenere un rivestimento che avesse le funzionalità che ha descritto Monica, quindi antibattericità e adesso anche antiviralità, in particolare contro il Covid. E uno dei vantaggi del nostro rivestimento rispetto ad altri rivestimenti simili è che proprio per questa tipologia di tecnica che utilizziamo, il nostro rivestimento è sartorizzabile nelle sue proprietà in funzione dell'applicazione. Quindi a seconda dell'applicazione su cui vogliamo depositare il nostro rivestimento, una superficie metallica, una superficie vetrosa, una superficie polimerica, il rivestimento di una mascherina, di un telefono piuttosto che di un filtro, noi possiamo, giocando sempre con i parametri di deposizione, variare leggermente le proprietà del nostro rivestimento, privilegiando l'uno o l'altro aspetto, la sua durezza, il suo spessore, la sua concentrazione d'argento e quindi gli effetti antivirali. E una delle applicazioni che ha trovato, almeno a livello industriale, maggiore interesse è quella della filtrazione, di cui parlerà adesso la mia collega Cristina Balagna, alla quale lascio la parola. Ok, grazie. Sì, diciamo che questo rivestimento non nasce solo per scopi antibatterici a livello degli impianti biomedicali, che ovviamente era una delle principali applicazioni all'inizio, ma mano a mano negli anni ci siamo anche spinti in applicazioni che a veder così potrebbero non essere così in cui non è così fondamentale magari avere un aspetto antibatterico, in realtà lo è molto. Siamo partiti anche in ambito aerospaziale a creare delle superfici per le stazioni spaziali antibatteriche. Siamo arrivati ultimamente nelle ultime nostre applicazioni, dopo anche il cellulare, anche ai filtri per aria. I filtri per aria sono a lungo andare diventano un covo di batteri, di funghi e anche di virus, perché proprio all'interno dei condizionatori, dei sistemi di ventilazione, ma anche ad esempio degli asciugatori per le mani, si crea un ambiente molto favorevole alla proliferazione batterica. Quindi questo comporta la diffusione dei batteri sul filtro e cosa comporta? Che nel funzionamento, se non vengono cambiati anche dopo tempi molto brevi, si ha una diminuzione ovviamente della filtrazione. Con il flusso di aria i batteri potrebbero entrare in circolo nell'aria e portano anche in alcuni casi a eventuali corrosioni del sistema stesso. Quindi un po' l'applicazione per i filtri per l'aria nasce da tutte queste considerazioni. 3 anni fa più o meno ci siamo un po' fermati, abbiamo cercato di vedere come migliorare tutti questi aspetti e che cosa andare ancora a valutare, ed è nata appunto una collaborazione anche con il professor David Lembo e il suo gruppo di ricerca dell'Università di Torino, che hanno anche sede all'ospedale San Luigi. Ci siamo incontrati ed è nata questa collaborazione per effettuare dei test anche dal punto di vista antivirale. L'argento come antivirale poteva essere un'idea nota, in realtà non ci sono molti studi che riguardavano proprio questo aspetto, sono abbastanza limitati rispetto agli studi che sono stati fatti negli anni sull'argento come antibatterico.
Facendo questi test abbiamo visto appunto che con il virus sinciziale e il virus dell'influenza, il nostro rivestimento di nanoparticelle di argento all'interno della matrice di Stilice avevano un ottimo potere riduttivo, tendevano a inattivare il virus. E durante questo periodo ci siamo sempre posti anche un po' la domanda all'inizio del lockdown e della pandemia se fosse se il nostro rivestimento avesse funzionato anche con il virus del coronavirus, del corona. E quindi siamo riusciti ad avere un contatto con la dottoressa Percivalle del Policlinico di Pavia e che gentilmente si è resa disponibile a fare questi test che hanno dimostrato di avere ottimi risultati con una riduzione del titolo virale fino a zero per certe condizioni di deposizione. Il titolo, la viralità del virus stesso, la vitalità del virus stesso viene completamente inattivata e quindi da qui questo è stato forse uno dei risultati. Già il fatto che fosse antivirale è stato un risultato molto importante per quanto ci riguarda, e in più che avesse una riduzione del titolo a zero del coronavirus è stata veramente una scoperta abbastanza emozionante, se posso dire, per quanto mi riguarda, ecco. Per tutti.